Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene. Allora, prima parte del video con notizioni. Dopo, nella seconda parte, parliamo meglio di tutto quanto, cioè parliamo meglio dei notizioni. Quindi partiamo subito. Oggi volevo rispondere a un paio di domande. Questo è il primo notizione. Le domande sono: cosa succede alle domande di ADI, assegno di inclusione? Perché sono sospese? Cosa succederà? Cosa succede ai prossimi pagamenti? Vediamo un paio di risposte alle vostre domande. Ho preso quelle più frequenti, quelle più interessanti e con ovviamente l'aiuto dell'INPS, cerchiamo di rispondere ad alcune domandine. Secondo notizione, anche qua altre domande, però sono più mirate alla carta di inclusione. Quindi, cosa serve per ritirare la carta di inclusione? Devo aspettare il messaggio da parte dell'INPS sul cellulare che mi indica di ritirare la carta imposta? Queste e altre domande che riguardano proprio la carta di inclusione. Bene, seconda parte del video. Adesso vediamo di riprendere tutti gli argomenti di prima. Torniamo alle domande di ADI. Cosa succede alle domande di ADI? Perché sono sospese? Cosa succede ai prossimi pagamenti? Oggi rispondiamo a un paio di domandine, come vi ho detto, che mi sono arrivate sotto i video in questi giorni. E cioè, cosa succede alle domande? Perché le domande sono finite nello stato di sospesa? Cosa succede ai prossimi pagamenti? Insomma, casini su casini, no? Intanto partiamo dal fatto che, come ha precisato l'INPS con un suo messaggio del febbraio 2024, perché l'INPS scrive, ma ogni tanto bisogna anche ricordarsi le cose, dice che dai rinnovi di marzo verrà preso in considerazione il nuovo ISEE e non più quello scaduto al 31 di dicembre. Poi, questo vuol dire che nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva unica di S1 sia stata presentata in tempo per l'elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda di ADI viene messa nello stato di sospesa, in attesa proprio dell'ISEE, ok? Perché gira sempre tutto intorno all'ISEE. E poi, lo sapete, appena viene messo disponibile l'ISEE nuovo, le eventuali mensilità pregresse, cosa succede? Che sono state messe nello stato di sospesa, vengono poi recuperate. Comunque, il recupero, dice l'INPS, che sarà garantito con l'elaborazione dei rinnovi delle mensilità successive. Poi un'altra cosa molto importante è che a partire dal 28-29 di febbraio, perché l'anno scorso era bisestile, è disponibile nella procedura ADI all'interno del sito internet dell'INPS tutto il dettaglio delle causali delle domande respinte, per le quali, udite bene, per le quali il richiedente può presentare istanza di riesame alla propria sede INPS di competenza entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito. Quindi mi raccomando, entro 30 giorni. E per quello che poi molte persone dicono, ma io non so, è sospesa, è decaduta, non arriva il pagamento, ma di qua, ma di là. Poiché l'INPS vi dà tempo, vi dà pochissimo tempo, quindi voi in quel lasso di tempo, tra che ti arriva il messaggio, tra che capisci cosa devi fare, tra che lo leggi, tra di qua, tra di là, tra i sabati e le domeniche, 30 giorni diciamo che si riducono veramente poi in 2 settimane, perché poi tra una storia e l'altra, tra che prendi l'appuntamento dove devi andare, preparare i documenti, alla fine si riduce tutto in 2 settimane, cioè per capirci, no? Oppure
allora, hai tempo 30 giorni dalla data in cui hai ricevuto comunicazione dell'esito per fare le tue cose, oppure si può presentare il ricorso. Però negli anni ci sono state persone anche qui sul canale che anche anni dietro mi dicevano: io faccio ricorso qua per il reddito di cittadinanza, cose, spese di avvocati, soldi, menate varie. Tanto alla fine fanno tutto come vogliono loro, perché tanto è una strada lunga e gabolosa. Poi, infine, per tutte le domande ADI che sono state messe in evidenza alla sede perché hanno delle omissioni o delle difformità all'interno della DSU, dicono che l'INPS invierà alla persona un messaggio con SMS, di cui dopo ne parleremo anche, oppure un'email che avvisa di questo tipo di problematica, e anche qua dovete poi cercare di risolvere questa problematica. Secondo argomento di oggi. Come vi ho detto, vediamo di capire cosa serve per ritirare la carta di inclusione. Se dovete aspettare l'SMS, se potete andare in posta a ritirarvela, se andate all'INPS, che cavolo succede, che cavolo fare. Allora, quindi vediamo cosa serve per poter ritirare la carta ADI. Allora, per ritirare la carta bisogna avere con sé ovviamente un documento di riconoscimento, con un documento di identità, passaporto, che sia un documento di riconoscimento. Deve essere valido, non scaduto ovviamente, e oltre a tutto quello anche il codice fiscale. Cosa strana, cioè non basta solo la carta di identità o il passaporto, anche il codice fiscale. Solo in Italia, in America, vai in giro col passaporto, va bene dappertutto, no, qua ci vanno 2 documenti per una cosa sola. Misteri della fede. Detto questo, una volta che voi avete questi 2 documenti, l'operatore delle poste, che non è il postino, dall'altra parte dello sportello può controllare che il richiedente sia effettivamente la persona che può ritirare la carta ADI. Cioè, questo anche per evitare che arriva uno lì per caso e dice: sapeva che c'era una carta da ritirare, va lì, si ritira la vostra carta. A parte che dura poco questa storia, nel senso che anche se la ritirasse non è che va tanto lontano, però magari un paio di mensilità se le prende, ecco. Poi per la consegna della carta non c'è bisogno di prenotare, anche se secondo me è meglio prenotare perché in posta ci sono sempre code chilometriche. Con l'applicazione delle poste, sapete che con la posta c'è l'applicazione, potete prenotare, giusto per non arrivare all'ufficio e poi trovarsi davanti 50 persone che richiedono, non lo so, la copia di una raccomandata, la copia del stato conto, deve ritirare 5 euro per pagarsi, che ne so, Chiusa parentesi, andiamo avanti, se no qua. L'altra domanda che ho ricevuto in questi ultimi 2 mesi è questa: per poter ritirare la carta devo per forza aspettare che mi arriva il SMS sul telefono, oppure posso andare a ritirarla anche senza aver ricevuto il messaggio da parte dell'INPS? Si dice in giro, voci di corridoio, ve lo dico e ve lo nego, che il messaggio o la mail che avvisa della disponibilità di andare a ritirare la carta ADI non sarebbe necessario. Quindi in teoria, se la domanda ADI è stata accolta e il pagamento è stato predisposto, si può andare tranquillamente in posta a ritirare la carta, anche senza aver ricevuto la comunicazione da parte dell'INPS. Però vi ripeto, sono voci di corridoio, qualcuno ci è riuscito e qualcun altro no. Attenzione, perché poi nella massa di commenti che ricevo qualcuno ci è riuscito e qualcun altro no. Sapete che esiste questa possibilità. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo
in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!